Bella a tutti gabbers e benvenuti in questo nuovo video. Scusate ma ero un attimino al piano di sotto. Scusa, non te lo vorrei dire, ma vedi che siamo a piano terra, eh? Shh, zitto, non le dire queste cose, non le dire, zitto. Bella a tutti gabbers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come realizzare un mixato direttamente all'interno della nostra DAW. Senza l'utilizzo di una console. Ma che senso ha questo video? Io già le so queste cose, sono banali. Ma guarda, se già lo sai fare, la porta è quella. Puoi anche uscire. Scusa, dov'è che avevi detto che era situata la porta? Ti ho detto che la porta è lì. Se no, guarda, di qua c'è la finestra. Prova a uscire da qua. Però buttati di testa gentilmente. Ma non perdiamo tempo in inutili discorsi e iniziamo subito con il primo step. In questo primo step andremo a caricare le tracce all'interno della nostra DAW e le andremo a mettere a tempo. Per mettere a tempo una traccia dobbiamo fare prima di tutto due cose, ovvero attivare il metronomo e far variare i BPM fino a che non sentiamo che la traccia è sincronizzata con il metronomo. Ma vediamolo direttamente su FL Studio. Quindi da qui attiviamo e disattiviamo il metronomo. Abbassiamo però il volume della traccia, altrimenti il metronomo non lo sentiamo. Dato che è una traccia a tempo, mi aspetto che sarà più o meno intorno ai 200 bpm. Quindi vado in quella zona lì e poi aggiusto il tiro. Tenete d'occhio anche la forma d'onda e la griglia della vostra DAW. Infatti, osservando i picchi della traccia, questi vi aiuteranno a sincronizzarla. Una volta che abbiamo sincronizzato e trovato i BPM della traccia, dobbiamo fissarne la lunghezza, in modo che variando i BPM questa non si desincronizzi. Infatti andiamo qui in alto a sinistra, clicchiamo su Fit Tempo, Tempo Project. Con questa operazione la parte iniziale della traccia mi è stata cancellata, ma possiamo risolvere facilmente in questo modo, ovvero cliccando due volte sulla traccia e spuntando l'opzione Load Regions riappare di nuovo. Adesso anche variando i BPM la traccia rimane perfettamente sincronizzata con la griglia. Adesso facciamo la stessa identica cosa con l'altra traccia. Quando andrete a variare i BPM per sincronizzare altre tracce, quello che vi verrà chiesto è Restretch all channel now. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock. Dite sempre di no per evitare problemi. E poi come prima clicchiamo in alto a sinistra, Fit Tempo, Tempo Project, anche qua è sparita la parte iniziale, clicchiamo due volte, Load Regions e riappare. E abbiamo la nostra traccia sincronizzata. Un'altra cosa molto importante sono i metodi con cui le tracce vengono strecciate al variare dei BPM. Infatti cliccando due volte sulla traccia troviamo diverse modalità di time stretching. Le principali sono resample e stretch. Nella modalità resample semplicemente il pitch della traccia varierà in funzione dei BPM, ovvero se la traccia viene velocizzata il pitch aumenterà, se la traccia viene rallentata il pitch diminuirà, come succede normalmente quando velocizziamo o rallentiamo una traccia. Mentre se selezioniamo l'opzione stretch il pitch rimarrà sempre invariato anche se variamo i BPM. Attenzione però a non rallentare o velocizzare troppo la traccia, altrimenti non suonerà bene. E adesso che abbiamo sincronizzato tutte e due le tracce, passiamo al secondo step. Ho detto passiamo al secondo step. Ho detto passiamo al secondo step. Niente da fare, devo sempre fare tutto da solo. Mettiamolo qui.
A posto. In questo secondo step andremo ad automatizzare sia il volume delle tracce che i BPM, dato che comunque in un mixato si tende ad aumentare la velocità dei brani. Partiamo quindi automatizzando i BPM, ovvero in questo modo andiamo in alto a sinistra, tasto destro, Create Automation Clip e abbiamo la nostra automazione. Ora però abbiamo un problema. Houston, we have a problem. L'automazione è già a fondo scala e se creiamo altri punti, quello che succede è che ci ritroviamo a 180 bpm. Ovviamente questo non ci va bene, dato che stiamo lavorando con tracce che vanno dai 190 bpm a circa 230. Quindi possiamo risolvere in questo modo. Clicchiamo 2 volte sull'automazione e cambiamo il range massimo. Non occorre metterlo al massimo, sarebbero 500 bpm circa il massimo, non andiamo così in alto per fortuna. E invece no, senti questa speed! Infatti se andiamo a rispostare il punto un'altra volta ci ritroviamo a 382 bpm. Ora a noi non servono queste velocità, quindi ci riportiamo alla velocità della prima traccia, ovvero 210 bpm. Una volta riportato a 210 bpm copiamo il valore e lo andiamo a copiare sull'automazione. In questo modo l'automazione fisserà i BPM a 210 per tutta la durata del mix. Poi dopo, durante il mixaggio, andremo poi a farla variare nei punti che ci interessano. Adesso però andiamo ad automatizzare i volumi delle due tracce. Cliccando sempre in alto a sinistra, Automate, Volume, stessa cosa con la seconda traccia. Facciamo un po' di ordine e adesso possiamo continuare. Ora quello che andiamo a fare è resettare i volumi delle singole tracce ed ad assegnarle entrambi a un canale del mixer. E dato che ci saranno dei momenti in cui tutte e due le tracce suoneranno insieme, andiamo ad abbassare leggermente il volume di tutti e due. Adesso spostiamo la seconda traccia e la sincronizziamo con l'ultimo drop, in modo da creare un passaggio. È praticamente la stessa identica cosa che si fa quando si mixano due tracce in console. Solito identico procedimento. A bit strange, you know. Andiamo poi ad automatizzare il volume per creare un passaggio il più smooth possibile. Ah, un'ultima cosa. La riconoscete questa bellissima signorina? Scrivetemi qui sotto nei commenti chi è. Adesso però dobbiamo portare i nostri BPM da 210, che è la velocità della prima traccia, a 215, che è la velocità della seconda traccia. Andiamo infatti a prendere una parte della seconda traccia in cui non ci siano troppi strumenti, in particolar modo voci, tipo questa. E andiamo a modificare l'automazione dei BPM. Copiamo, come prima, il valore, lo copiamo, e siccome voglio far finire la mia automazione in questo punto, dove inizieranno poi ad inserirsi anche altri strumenti, e in questo modo abbiamo ottenuto una variazione di BPM. Precisazione stupida e inutile, ovviamente questo metodo non è che funziona soltanto con l'hardcore, ma funziona per qualunque genere musicale. Adesso che abbiamo automatizzato i BPM e i volumi delle nostre tracce, possiamo passare al terzo step. Adesso passiamo al terzo step, solo se ti iscrivi al canale. Se non lo farai avrai 10 anni di sfiga. In questo terzo step andremo a utilizzare infatti un equalizzatore a 3 bande, proprio come se fossimo su una console vera. Questo lo possiamo trovare direttamente nel canale della traccia che ci interessa, qui sulla destra. Queste bande sono riferite alle basse frequenze, medie frequenze e altre frequenze. Altre. Quali altre? Queste bande sono riferite a basse frequenze, medie frequenze e alte frequenze. Quello che si fa spesso durante il mixaggio di due tracce è togliere le basse alla traccia entrante, per poi ripristinarle alla fine della transizione, in questo modo. Ehi, ciao Xellor del passato, volevo soltanto dirti una cosa. Hai scambiato le tracce, hai fatto variare le basse della prima traccia invece che della seconda. Sei un coglione. Ma ti vogliamo bene lo stesso.
Tutto questo renderà il passaggio molto più smooth. Ovviamente possiamo sbizzarrirci con tutti gli effetti che vogliamo, per esempio potremmo utilizzare un phaser, un flanger, un beat crusher, possiamo utilizzare tutta la nostra fantasia per arricchire il nostro mixato. E possiamo adesso passare allo step finale. Finale? Come parlo? Possiamo passare adesso allo step finale, lo step 4. In questo ultimo step andremo a utilizzare un clipper per comprimere al massimo il nostro mix e far sì che suoni il più alto di volume e farlo suonare col volume più alto possibile. Andiamo quindi sul master e carichiamo un Fruity Soft Clipper. Impostiamo la nostra soglia a 0 decibel e dato che non abbiamo in questo plugin uno strumento per alzare il gain d'ingresso, utilizziamo un Fruity Balance e alziamo di più o meno 2 decibel. Mi raccomando, non esagerate col volume, altrimenti otterrete delle bruttissime distorsioni. Adesso ripetete questo procedimento per tutte le tracce che volete inserire nel vostro mixato e il vostro mix è pronto. Adesso non avete più scuse, anche se il vostro gatto vi ha pisciato sulla console rendendola totalmente inutilizzabile, potete comunque riuscire a creare i vostri mixati. Prima di lasciarvi andare vi ricordo di seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione, lasciate anche un bellissimo commento che è sempre molto apprezzato e ci vediamo alla prossima, Gabbers!